Buongiorno a tutti da Caterina. E la domanda oraria confermata è stata: ci sarà una segnalazione per me dalla banca? Questa è la domanda che mi è stata sottoposta dalla mia amica per il quesito. Quindi questa è la domanda che ha acceso la nostra analisi, e un benvenuto a tutti nel magico mondo dell'astrologia oraria, nel mio canale di magia stellare evolutiva. E qui, in questa oraria, il cielo non si limita ad osservare, ma risponde con precisione millimetrica ai nostri dubbi più profondi attraverso l'elezione della carta oraria al momento della domanda. Chiaramente la domanda è stata eretta nella mia località, visto che sono io l'astrologa che rispondo anche a queste domande. E ora vediamo un attimino il corpo dell'analisi di questa carta. Chiaramente, avendo fatto la domanda la mia amica, lei riprende il ruolo dell'ascendente, quindi Mercurio che si trova a 26 gradi e 21 in nona casa nel segno del Capricorno. Vediamo subito la situazione che Mercurio, anche se in congiunzione partire, è leggermente separante da Marte, che rappresenta proprio questo gigante di questa, diciamo, di questa risposta, in quanto la banca viene rappresentata da Giove, che è retrogrado in Cancro, ma se noi guardiamo le case derivate sono la terza casa, quindi queste sono le strade della banca che ha intrapreso proprio o voleva intraprendere un'azione, diciamo, molto forte. E adesso vediamo anche tutto nei dettagli. Quindi tutto comincia con una minaccia che toglie il fiato, e questo grafico del 18 gennaio, la banca è rappresentata proprio bene anche da Marte, la strada della banca, che era un po', diciamo, arrabbiata nei confronti della consultante, quindi della mia amica, in maniera esagerata, voleva fare la voce grossa, ovviamente, perché Marte è anche nel segno della sua esaltazione, quindi un segno di estrema cocciutaggine, e quindi è un gigante d'acciaio, possiamo definire così la banca, rigida e implacabile, pronto a colpire con una segnalazione che sembrava inevitabile. Invece la mia amica, come dicevo prima, è piccola, veloce, basta guardarla qui in un certo qual modo, che è anche sotto i raggi, quindi è anche, diciamo, un po' timorosa anche degli avvenimenti, diciamo, e quindi molto timorosa di quello che sarebbe potuto succedere. Però io, analizzando bene la carta, ho visto proprio anche gli altri aspetti della carta, oltre che era leggermente separante, seppur la situazione, diciamo, piuttosto molto forte come congiunzione partile. Infatti, Mercurio, proprio quella, si congiunge al Sole proprio diciamo, il 20 gennaio. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che Mercurio è stato preso un po' sotto la protezione dal Sole, poi entrando, diciamo, anche in casini, quindi nel cuore del Sole. Il Sole governa la quarta casa, quindi mentre, diciamo, l'amica Mercurio si separava dalla rigidità del gigante di acciaio, corre verso la protezione definitiva del Sole. Il Sole in questa carta, che in astrologia oraria governa la quarta casa, che rappresenta l'esito finale di ogni faccenda, la fine delle cose. Il 20 gennaio, come dicevo prima, si compie proprio la trasformazione alchemica. Mercurio si congiunge nel cuore del Sole, e quindi è un po' come dire: questa mia amica entra nel cuore del re, il Sole, quindi diciamo, è un fattore veramente molto positivo. L'esito quindi dell'avvertenza: il Sole
assorbe, diciamo, un po' la mia amica legata a Mercurio e la nasconde un po' nel suo splendore. La segnalazione quindi per me come risposta, ed è una carta confermata, diciamo, non poteva avvenire perché l'esito finale ha deciso di polverizzare la pratica negativa nel fuoco solare, rendendola invisibile alla banca. Questo è stato un po' il tutto, ma a maggior ragione gli altri aspetti. Mercurio, amica, fa un sestile a Saturno e quindi non è stata solo una fuga fortunata a proteggere ogni passo, c'era infatti anche Mercurio, il signore del tempo e delle leggi, stabile, diciamo, nei pesci, e Mercurio formerà un sestile applicante a Saturno, creando uno scudo legale e burocratico indistruttibile. Questo aspetto dice che una regola, un cavillo o un funzionario saggio ha posto, diciamo, un limite al potere della banca. Saturno ha detto no, perché è un aspetto armonico di sestile, e quel no è diventato proprio la salvezza della mia amica. A confermare la Luna c'è stato un po', come dire, che è co-significatrice della mia amica, che è la consultante in questo caso, ma è anche la co-significatrice degli eventi. E quindi questo sospiro finale, vediamo che Giove, la banca, è rappresentato poi dalla settima casa della banca, quindi anche l'avversario. E tornando anche alla Luna, la Luna si congiunge a Marte, si congiungerà a Mercurio, ma il 20, diciamo proprio quello stesso giorno, c'è stato anche il novilunio in Capricorno, il che viene confermato anche dalla Luna, perché il novilunio a 28 gradi del Capricorno si forma il giorno stesso, quindi è un po' come se il Sole, diciamo, avesse inglobato, avesse difeso, reso invisibile sia da parte di Mercurio sia da parte della Luna. Quindi si può dire che questa Luna ha raccolto tutto l'ansia, diciamo, della faccenda, l'ha portata verso Marte solo per scaricarla e dire è finita. Il passaggio, diciamo, questa segnalazione in effetti poi non è proprio avvenuta, come dicevo prima, è stata anche una carta confermata, anche perché Mercurio, se noi vediamo il medio cielo è rappresentato proprio da Saturno e quell'esito qui è veramente, come dire, che è finita. In poche parole, questo rappresentava un po' il passaggio, diciamo, anche dei soldi che erano, diciamo, protetti e portati verso un nuovo trasferimento, ma l'aspetto della carta era veramente molto armonica e anche a giudicare anche che c'era anche fortuna proprio in quel momento, proprio strettamente congiunta anche al segno ascendente, in quanto Giove era che rappresenta la banca, in poche parole non c'era l'aspetto con sia né con Mercurio né col Sole, non faceva aspetti. Giove era in terza, retrogrado diciamo nel segno del cancro, in terza casa, che non è molto efficace, e questo mi ha dimostrato che la banca avrebbe, diciamo, contenuto la faccenda e non sarebbe stata più minacciosa come questo Marte, che la strada che voleva intraprendere all'inizio diciamo, della minaccia, quindi all'inizio della situazione. E questo mi ha indotto un po', come dire, a erigere un po' questa risposta attraverso questa carta. Fortunatamente è stata giusta la risposta e la mia amica ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Tutto questo abbiamo finito in questo magico mondo della, diciamo, di astrologia oraria, e vi do a tutti un particolare
buon proseguimento e un augurio stellare a tutti per, diciamo, per questo periodo e al prossimo video. Ma se avete ancora domande o se siete interessati anche all'astrologia oraria, lasciate un commento e un like naturalmente, oltre a iscrivervi. Interagiremo insieme anche con il meraviglioso mondo previsionale dell'astrologia. Un arrivederci a presto da Caterina. Al prossimo video.